Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Esnoxaben, Bruno Farmaceutici SpA, ultimo aggiornamento, 31 gennaio 2022. Cos'è Esnoxaben? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Esnoxaben durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Esnoxaben? Esnoxaben è un farmaco a base del principio attivo estzopiclone, appartenente alla categoria degli ipnotici e sedativi benzodiazepinici e nello specifico benzodiazepine analoghi. È commercializzato in Italia dall'azienda Bruno Farmaceutici SpA. Esnoxaben può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Esnoxaben 1 mg 30 compresse rivestite con film. Esnoxaben 2 mg 30 compresse rivestite con film. Esnoxaben 3 mg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bruno Farmaceutici SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: CN. Principio attivo: estzopiclone. Gruppo terapeutico: ipnotici e sedativi benzodiazepinici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: Esnoxaben è indicato per il trattamento dell'insonnia negli adulti, di solito per una durata a breve termine. Le benzodiazepine o i composti simil benzodiazepinici sono indicati soltanto quando il disturbo ha grave, disabilitante o sottopone l'individuo a grave disagio. Posologia. Adulti. La dose iniziale raccomandata è di 1 mg. Il dosaggio può essere aumentato a 2 mg o 3 mg, se clinicamente indicato. Si raccomanda l'utilizzo della dose minima efficace di estzopiclone per il paziente. La dose totale di estzopiclone non deve superare i 3 mg. L'estzopiclone deve essere assunto in una singola somministrazione immediatamente prima di coricarsi e non deve essere risomministrato durante la stessa notte. In ogni caso, la durata del trattamento deve essere quella minima necessaria per un trattamento efficace e non deve superare le 4 settimane, compreso il periodo di sospensione graduale. In alcuni casi, ad esempio nei pazienti con insonnia cronica, potrebbe essere necessario prolungare il periodo di trattamento fino a una durata massima di 6 mesi, vedere paragrafo 5.1. Questo richiede regolari monitoraggi e valutazione delle condizioni del paziente, poiché a copyright con la durata del trattamento aumenta il rischio di abuso e dipendenza, vedere paragrafo 4.4. Interazioni con altri farmaci. La dose non deve superare i 2 mg nei pazienti adulti non anziani che assumono chetoconazolo o altri potenti inibitori del CYP3A4. Estzopiclone è controindicato nei pazienti anziani in trattamento concomitante con potenti inibitori del CYP3A4, vedere paragrafo 4.3. Inoltre, può essere necessaria una riduzione della dose di estzopiclone se somministrato in concomitanza con medicinali aventi effetti deprimenti noti sull'SNC, vedere paragrafo 4.5. Popolazioni speciali. Anziani, età a 0-65 anni. La dose iniziale raccomandata nei pazienti anziani è di 1 mg immediatamente prima di coricarsi. In questi pazienti la dose può essere aumentata fino a 2 mg, se clinicamente indicato. La dose raccomandata non deve essere superata, vedere paragrafo 5.2. Compromissione epatica. Non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose in pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata, vedere paragrafo 5.2. Estzopiclone è controindicato in pazienti con insufficienza epatica grave poiché a copyright può precipitare un'encefalopatia, vedere paragrafi 4.3 e 5.2. Compromissione renale. Non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose in pazienti con compromissione renale da lieve a moderata, vedere paragrafo 5.2. In pazienti con compromissione renale grave la dose massima raccomandata di estzopiclone è di 2 mg. Popolazione pediatrica. Estzopiclone non deve essere utilizzato in bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età, vedere paragrafo 4.3. La sicurezza e l'efficacia di estzopiclone in bambini e adolescenti non sono state stabilite. Modo di somministrazione. Esnoxaben per uso orale. Le compresse non devono essere frantumate o rotte prima dell'assunzione poiché a copyright il principio attivo ha un gusto amaro.
Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, allo zopiclone o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Miastenia grave, insufficienza respiratoria grave, grave sindrome d'apnea notturna, insufficienza epatica grave, pazienti anziani in trattamento concomitante con potenti inibitori del CYP34A, vedere paragrafo 4.5. Bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età, avvertenze speciali e precauzioni di impiego generali. Quando sia possibile, si deve identificare la causa dell'insonnia. È necessario trattare i fattori che ne stanno alla base prima di prescrivere un ipnotico. La mancata remissione dell'insonnia dopo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'uso concomitante con alcol va evitato poiché a copyright l'effetto sedativo di zopiclone può essere aumentato, vedere paragrafo 4.7. In combinazione con altri farmaci deprimenti il sistema nervoso centrale, SNC ad esempio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Snoxaben durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Snoxaben durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili o vi sono in numero limitato dati sull'uso di zopiclone nelle donne in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Zopiclone compromette la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari per diverse ore dopo la somministrazione. Sedazione, amnesia, visione offuscata, alterazione della concentrazione e della funzione muscolare possono influenzare negativamente la capacità di guidare veicoli o utilizzare macchinari. Se la durata del sonno è insufficiente, la probabilità che la vigilanza sia alterata può essere aumentata. I pazienti devono essere avvertiti di non guidare o operare su macchinari se manifestano uno di questi effetti il giorno successivo all'assunzione di zopiclone. Per minimizzare gli effetti descritti, si raccomanda un periodo di almeno 12 ore fra l'assunzione di zopiclone e la guida di veicoli, l'uso di macchinari e lavorare in luoghi sopraelevati. Con zopiclone in monoterapia, alle dosi terapeutiche, si sono verificati compromissione della capacità di guidare veicoli e comportamenti come addormentarsi al volante. Vedere paragrafo 4.4. Inoltre, la co-somministrazione di zopiclone con alcol e altri farmaci ad effetto deprimente sull'SNC aumenta il rischio di tali comportamenti, vedere paragrafi 4 e 4.5. I pazienti devono essere avvertiti di non usare alcol o altre sostanze psicoattive mentre assumono zopiclone. Effetti indesiderati. Le informazioni riportate sulle reazioni avverse si basano sull'esperienza derivante da studi clinici di durata fino a 6 mesi condotti con 1-3 mg di zopiclone o placebo in adulti non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio si manifesta solitamente con vari gradi di depressione dell'SNC, che vanno dalla sonnolenza al coma in base alla quantità ingerita. È indicato un trattamento sintomatico e di supporto condotto in adeguato ambiente ospedaliero. Particolare attenzione dovrà essere posta alle funzioni cardiovascolari e respiratorie. Il lavaggio gastrico è efficace solamente se effettuato subito dopo l'ingestione. Sebbene non valutata, non ci si attende che l'emodialisi possa essere utile per via dell'elevato volume di distribuzione di zopiclone. Il flumazenil può essere utile come antidoto. Negli studi clinici con zopiclone è stato riportato un caso di sovradosaggio con un massimo di 36 mg di zopiclone in cui il soggetto si è completamente ripreso. Dall'inizio della commercializzazione sono stati segnalati casi spontanei di sovradosaggio fino a 270 mg. È più probabile che si verifichi un sovradosaggio fatale quando zopiclone viene assunto in associazione con altri deprimenti l'SNC, incluso l'alcol. I soggetti si sono ripresi dal sovradosaggio fino ad una dose di 270 mg di zopiclone da solo. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Sistema nervoso. Psicolettici. Ipnotici e sedativi. Farmaci correlati alle benzodiazepine, codice ATC. N05CF04. Meccanismo d'azione. Zopiclone è una sostanza ipnotica non benzodiazepinica ed ha un derivato della pirolupirazina DELA. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Zopiclone è rapidamente assorbito dopo assunzione orale. I picchi di concentrazione plasmatica sono raggiunti entro un'ora dalla somministrazione orale. Distribuzione. Zopiclone si lega debolmente alle proteine plasmatiche, 52-59%.
Dati preclinici di sicurezza. Negli studi preclinici sono stati osservati effetti soltanto a esposizioni considerate sufficientemente superiori alla massima esposizione nell'uomo, indicando una scarsa rilevanza clinica. Genotossicità e carcinogenesi. Ezzopiclone ed il suo metabolita, elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Cellulosa microcristallina. Calcio idrogeno fosfato. Sodio cross-carmelloso. Silice colloidale anidra. Magnesio stearato. Rivestimento. Ipromellosa. Talco. Biossido di titanio. E171. Macrogol 3350. Indigotinala H di alluminio. 1 mg. Fonte. Foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.